Ciao a tutti e ben ritrovati sui canali Minicar. Oggi vi parliamo di Renault Austral, senza dubbio l'auto del momento, e lo faremo in compagnia di Simone, il consulente vendita specializzato in Renault. Passo la parola a lui. Grazie Matteo. È arrivata nuova Austral, abbiamo qua la versione più iconica che è la versione Spirit Alpine, quindi la versione più sportiva, caratterizzata ovviamente da tutti i dettagli sportivi sia come esterni sia come interni. Motore nuovo, finalmente torniamo a parlare di motori, quindi 200 cavalli full hybrid, veramente tanto divertente e consumi bassissimi. Adesso andiamo anche a provarla e vediamo proprio com'è nel dettaglio. Vi faccio vedere anche gli interni. Beh, che dire, un'astronave, quindi rifatta tutta rispetto allo stile che siamo abituati a vedere in Renault. Avvicinati pure Matteo, ti faccio vedere anche tutto l'infotainment. Questo è tutto digitale, abbiamo uno schermo proprio a L gigantesco direi. Questo schermo è stato sviluppato con Google, difatti col nostro account di Google inserito possiamo vedere tutto, quindi dai nostri preferiti, le nostre mappe, il nostro calendario, possiamo vedere veramente di tutto. Ovviamente la visualizzazione possiamo sceglierla noi, possiamo vedere quello che ci piace e possiamo regolare tutta l'illuminazione interna. Anche a livello di materiali facciamo un bel salto in avanti, quindi tutto alcantara pelle, dentro sedili sportivi e ovviamente non mancano i dettagli, quindi tutti i loghi Alpine che caratterizzano lo spirito sportivo di questa vettura. Andiamo a provarla? Adesso andiamo a provarla, passiamo alla parte divertente. Pronti? Vamos! Allora, proviamo adesso la 200 cavalli che è sicuramente il motore quello di punta, quello più blasonato e di cui si è più parlato. Mi scuso intanto se dal video non si vede bene il display, ma purtroppo abbiamo un problema di riflessi. Cercheremo di fare il tutto al meglio delle nostre possibilità. Allora, siamo già partiti in elettrico, quindi totalmente elettrico. Ci tengo a dire un elettrico gratuito, nel senso che non è un elettrico che abbiamo pagato, ricaricato, comprato, è un elettrico che si è autorigenerato. In che modo? Essendo un full hybrid, noi quando rilasciamo l'acceleratore o quando siamo in frenata, lei recupera in automatico. Quindi un ibrido diciamo pulito, e questo ci permette appunto di ridurre drasticamente tutti i consumi. Sì, perché spesso mi dicono ma 0,70, 0,80, 0,100 li faccio fuori velocemente, quindi il risparmio non è poi così alto. In realtà quella fascia di velocità da 0 a arrivare a 100 all'ora, se voi guardate l'istantaneo della vostra macchina, è proprio il punto dove la vettura consuma di più. Voi dovete immaginare che deve muovere tutta la massa della vettura da ferma fino ad arrivare a velocità. Quindi potete capire che già andando ad ammortizzare quella parte lì abbiamo già tolto una grande fetta dei consumi. Vi faccio vedere poi un piccolo spaccato di come funziona questo motore ibrido. Qui lo vediamo con un piccolo schemino digitale. Vedete che la batteria dà potenza alle ruote. Quando io vado a frenare, le ruote danno potenza alla batteria, molto semplice. Facciamo adesso un piccolo test di accelerazione, ovviamente nei limiti della velocità. Adesso siamo a 20 km/h, quando pigiamo dà subito tutta la potenza. Bella, da usare, veramente bella, tenendo conto del peso della vettura scivola via che è una meraviglia. Ovviamente in questi casi dove pigi tutto l'acceleratore interviene anche il motore termico per dare la massima potenza, quindi tutti i 200 cavalli della vettura. Un'altra cosa super interessante di questa macchina è il fork control. Che cos'è il fork control? È un accessorio che si può aggiungere alla vettura in cui rende tutte e quattro le ruote sterzanti, le ruote, perdonatemi. Quindi che cosa vuol dire sterzanti? Vuol dire che a basse velocità le ruote posteriori girano in senso opposto di quelle anteriori, il che vuol dire che accorcia il passo. Sostanzialmente questa vettura diventa manovrabile come una Clio, ok? Il raggio di sterzata veramente diminuisce drasticamente. Ad alte velocità invece girano insieme per garantire comunque un passo più lungo e maggiore stabilità.
Faccio anche un'ultima piccola parentesi sul discorso degli allestimenti. Ovvio, adesso stiamo parlando dell'allestimento quello più sportivo, esteticamente più bellino. Ci sono anche però vari allestimenti in base alle esigenze. Partiamo dall'Equilibre, che è sostanzialmente quella di partenza, già comunque iper completa, di tutti i sistemi di sicurezza, fari full LED e quant'altro. Passiamo poi alla Tecno, che è uguale a questa che vedete, ma con dettagli meno sportivi. E poi c'è la Iconic, anche lì c'è Iconic Spirit Alpine. Quella è la versione proprio più equipaggiata e non mancano di sicuro accessori, equipaggiamenti, sistemi di sicurezza, guida autonoma. Su quello è veramente la più completa. Vi illustriamo adesso anche il bagagliaio, sicuramente molto generoso, con tasche laterali, un bel doppio fondo sotto dove si può ovviamente aggiungere il ruotino di scorta. Di interessante, guarda, stai qua Matteo, vi faccio vedere la panchetta anche scorrevole della vettura, quindi tutti i sedili posteriori possono scorrere per lasciare spazio al bagagliaio, ovviamente sempre tutti abbattibili, e direi che di spazio ne ha in abbondanza. Ringrazio tantissimo il nostro caro collega Simone per questo test drive che abbiamo fatto insieme, per tutte le informazioni preziose che ci ha dato. Vi invitiamo a venirci a trovare, a fare un test drive con noi provandola di prima persona, perché nulla è meglio che provarla, quindi vi invitiamo a venire a provarla. E tutte le informazioni le trovate nei nostri concessionari Ninicar e Pechini Auto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e continuate a seguirci, mi raccomando. Vi aspettiamo. Per dubbi o domande lasciateci un commento. Alla prossima!